Se si racconta la storia dell'Emilia-Romagna, non si può non scendere letteralmente tra i frutteti e gli orti di questa regione che ci regalano materie prime di stagione e di qualità, insomma, come direbbe Artusi, materie prime delle più fini. Per apprezzare uno dei frutti più amati e più esportati, la pera dell'Emilia-Romagna IGP, abbiamo deciso di prepararla in due consistenze, in mousse e in composta, ricetta numero 709 di Pellegrino Artusi, accompagnata dallo squacquerone di Romagna DOP, perché come ricorda il famoso detto rurale, al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere. Il tutto sarà accompagnato dalla croccantezza delle nostre patate Bologna DOP. Ma andiamo a vedere come si fa. Oggi vi mostreremo come valorizzare la pera dell'Emilia-Romagna IGP. La prepareremo in due consistenze. La prima in mousse. Per la mousse ci serviranno 500 g di purea di pere, 100 g di zucchero, 5 foglie di colla di pesce, 250 g di panna montata senza zucchero. Per la composta, che è la seconda ricetta del nostro piatto, è la composta 709 di Pellegrino Artusi, ci serviranno 600 g di pere, 120 g di zucchero semolato, qualche goccia di succo di limone e le andremo a servire all'interno del nostro piatto con delle quenelle di squacquerone di Romagna DOP. Il tutto lo guarniremo con delle chips di patate Bologna DOP. Per poter preparare la composta andremo a prendere la nostra pera, la andremo a pulire sommariamente, levando tutta la parte interna e il picciolo, lasciando la buccia. La buccia contiene della pectina e ci servirà all'interno della preparazione a farla gelificare in maniera naturale. Una volta preparata la pera, andiamo a prendere un contenitore, una padella in questo caso, e andiamo a tagliare le nostre pere a quadretti. In questa maniera. Le posizioniamo all'interno della padella. Una volta terminata la nostra operazione, andiamo ad aggiungere qualche goccia di succo di limone, ci consentirà di mantenere il nostro risultato più chiaro, e lo zucchero semolato. Mescoliamo ed andiamo in cottura. Una cottura dovrà essere molto dolce. Lo zucchero dovrà impadronirsi della pera e lo dovrà rendere quasi una purea. Non dovrà essere proprio una marmellata, dovrebbe essere qualcosa che precede la marmellata, quindi dovremo avere anche dei pezzi interi. Questo tipo di pera è una pera che si presta particolarmente per la composta. Per la mousse prendiamo una casseruola, andremo a tagliare grossolanamente le nostre pere. Li andiamo a posizionare dentro la casseruola. Anche in questo caso le manterremo con la buccia, sempre per poter sviluppare più pectina possibile, visto che è una mousse. Andremo a mondare, levando la parte interna. Tagliamo questi quadrettoni. Mettiamo lo zucchero simolato della quantità che ho citato e lo andremo a mettere in cottura. Dobbiamo fare cuocere leggermente le pere fino a farle diventare morbide per poterle frullare, per poter avere la purea di frutta che poi andremo ad aggiungere alla nostra colla di pesce, che sarà l'elemento legante della mousse. Abbiamo precedentemente messo in ammollo la colla di pesce. Una volta che è diventata morbida, la andiamo ad aggiungere alle nostre pere, che nel frattempo si sono leggermente scomposte per la cottura. Fatta questa operazione andiamo a frullare. Andiamo a frullare per creare la nostra base della nostra mousse. Ottenuta la nostra purea, la andremo ad abbattere
per potervi poi aggiungere la panna montata o semi montata a parte per poter confezionare definitivamente la nostra mousse. In Emilia-Romagna la produzione ortofrutticola è una delle principali protagoniste del settore alimentare. Questa regione ci piace definirla, per l'abbondanza dei suoi orti e dei suoi frutteti, il giardino d'Europa. Per raccontare un settore così affascinante come quello dell'ortofrutta, occorre porre l'accento sulla qualità locale e sulla stagionalità dei prodotti. Caratteristiche fondamentali della nostra buona cucina che ben esaltano il gusto e le qualità nutrizionali. Parlare di tutti i prodotti che l'Emilia-Romagna ci offre sarebbe impossibile. Per questa ricetta abbiamo utilizzato la pera dell'Emilia-Romagna IGP. Si tratta di una pera coltivata nelle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna, secondo il disciplinare. Un perfetto connubio tra territorio e saper fare ed edizione contadina. Sotto questa denominazione esistono diverse varietà di pere con caratteristiche diverse le une dalle altre, ad esempio una William dal sapore dolce aromatico o una Kaiser dalla polpa succosa e fine, e anche una pera abate. Questo frutto, che è una vera e propria esplosione di gusto, si presta benissimo ad essere utilizzata nelle ricette dolci ma anche in ricette salate, perché quando un prodotto è buono e di grande qualità non c'è regola in cucina che possa impedire di apprezzarlo. Una volta che abbiamo ottenuto la purea, l'abbiamo raffreddata, siamo andati ad aggiungere la panna montata. Panna montata generalmente si mette semi montata per mantenere la cremosità. Ora prenderemo una sacca da pasticceria, andremo a prendere la nostra mousse per poterla colare all'interno di alcuni stampi. In questa maniera. Una volta fatti i nostri stampi, li andiamo a riporre in frigorifero per almeno un'oretta, prima di poterla servire. La nostra mousse è raffreddata, la composta è pronta, abbiamo preparato anche la guarnizione al nostro piatto, che è lo squacquerone, che abbiamo fatto solamente girare in planetaria per qualche istante, e le chips di patata che abbiamo già preparato. Ora andiamo ad impiattare il nostro dolce. La mousse la andremo a calare all'interno di una fonte calda per poterla poi girare nel nostro piatto. Ecco qua. La consistenza della nostra composta è perfetta, la andremo ad utilizzare come vero accompagnamento a questo dessert, ma potrebbe anche essere un piatto di mezzo. Faremo una quenelle di squacquerone, e infine guarniamo con delle chips di patata DOP di Bologna. Le caratteristiche del piatto di oggi sono l'aromaticità e la sua persistenza, ma anche la grassezza, il senso di pastosità che ci lascia comunque in bocca, sul palato. Un piatto come questo va a nozze con la regina della Romagna, l'Albana, nella sua versione passito, perché la grande aromaticità di questo vino si sposa perfettamente all'aromaticità del nostro piatto, e la parte acida va in contrapposizione alla grassezza e alla pastosità data dallo squacquerone, perché l'Albana ha proprio questa caratteristica: è sì una macchina da zuccheri, ma allo stesso tempo mantiene una fantastica vena acida. Tra l'altro è il primo vino bianco ad essere diventato DOCG in Italia nel 1987. Lo troviamo in tantissime versioni, nella versione secco, nella versione amabile, nella versione dolce, passito e passito riserva. Questi suoi sentori particolarissimi di caramella mousse, di zafferano, albicocca desidratata, fico secco, dattero, miele andranno a sposarsi perfettamente con i fantastici aromi del nostro piatto.
Soltanto Artusi riuscirebbe a raccontare tutte le storie che si nascondono nel vasto patrimonio ortofrutticolo emiliano-romagnolo. La pesca e nettarina di Romagna, prodotte nelle pianure protette da un lato dalla collina romagnola, dall'altro lato dal vento che arriva direttamente dal mare Adriatico. La ciliegia di Vignola, le amarene brusche di Modena, il marrone di Castel del Rio, il fungo di Borgotaro, l'aglio di Voghiera, lo scalogno di Romagna dall'inconfondibile colore ramato e grigio delicato utilizzato per svariati usi in cucina, e l'asparago verde di Altedo, prodotto unicamente nelle pianure tra Bologna e Ferrara. La composizione del terreno, il clima umido e il saper fare contadino rendono possibile la presenza di questo ortaggio sulle nostre tavole.